Rock and roll! Rock, Amico che non stia da me, pensando solo a te, ogni respiro, ogni momento che vivo. Vedo che tu sei l'unica e bella che vedo, e da così vedo. Ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire. Dai la 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 la. Solo noi che abbiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con le mani in testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stanno. Now, ladies and gentlemen, Fred Questa è dedicatissima a tutti voi, siete tanti. È una riflessione. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia dalla quale non si può morire mai. Ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere è sorridere, vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza senso, vivere
questa è dedicatissima a tutti voi, signor Calpi. È una riflessione. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia dalla quale non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma solo qua. E non c'è niente che lo fa. Non Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei. Ed è sempre quello che non si farebbe che fare. Ed è come quello che non si direbbe che dire. Quando tu eri qui era difficile, ricordo bene, ma era fantastico provarci insieme. Ed ora che non mi consolo guardando una fotografia. Questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia
vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non ha mai dato, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci muoveremo come. Se mi cammino per la strada senza nemmeno guardare per terra, se vedo dove che non ho più voglia di fare le guerre. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata pulita. Today, I missed to say that yesterday was the birthday of a great legend here in the field of music, because was where the Vasco Rossi yesterday made 70 years. 70 anni di Vasco Rossi. So, anche se un po' in ritardo, albeit a bit late, I would like to wish for yesterday a very, 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 very happy 70th birthday to Vasco Rossi. Poiché io pensavo che aveva 69 anni, mi ricordavo che era del 1953 e l'ho saputo solo, mi sono ricordato solo adesso che invece era del 52. Tra l'altro è nato lo stesso giorno di mia madre. Se avete visto ieri il videomessaggio per mia madre di compleanno. Comunque stavo pensando di improvvisare qualche canzone, ovviamente sempre suonata alla mia tastiera, non so se strumentale o anche cantata, ma penso solo strumentale, che col tempo è impossibile. Comunque stavo pensando di interpretare qualche pezzo suo, perché io almeno una decina di pezzi suoi ce li ho preferiti, che appunto suonavo anche in passato e comunque suono spesso, e quindi sì, però non lo so, perché ho anche altre cose arretrate, come già dicevo ieri, da caricare, insomma altri pezzi, vediamo un po', qualcosina farò, penso. Sicuramente io consiglio di ascoltare qualche canzone sua, appunto queste 7-8 mie preferite sue sono di sicuro Vita spericolata, prima di tutto forse metto una canzone meno conosciuta in realtà, Vivere è una favola, sentitela che è bellissima, poi Vita spericolata, Sally, stupendo, Un senso, Rewind, Siamo soli, Io sono ancora qua, Io e te, Vivere senza parole,
Sì, sì, insomma, queste sono quelle che io reputo le, diciamo, le mie preferite sue. Poi per quanto riguarda Una vita spericolata, cioè Vita spericolata, anzi, canzone se non mi sbaglio si classificò al penultimo posto a Sanremo nell'83, ma poi insomma Sanremo è qualcosa di veramente molto relativo, perché poi il successo di un cantante lo fa- lo fanno ben altre cose, infatti lui poi alla fine è veramente una leggenda in Italia e credo anche nel mondo, perché è uno dei cantanti e praticamente ha un successo, un grandissimo successo, non so quanti dischi ha venduto, poi sì, dicevo, appunto, il successo di questa canzone, ovviamente ci azzecca niente con Sanremo. Sanremo è solo una vetrina, ma che non conta più di tanto, secondo me, per come la vedo io. Tra l'altro, da poco abbiamo finito il festival, questa è stata la 2ª edizione del festival di quest'anno. E poi diciamo, per chi non lo sapesse, lui è anche un filosofo, in fondo, perché secondo me è un filosofo, cioè si potrebbe inserire tra i filosofi contemporanei, anche perché di fatto lui legge, sempre letto anche di filosofia, io so che ha letto libri, testi di Kierkegaard, di Nietzsche, insomma, c'è certamente un qualcosa di importante, infatti io credo che nei suoi testi poi anche c'è un'influenza filosofica di questi autori, anche di altre cose, di altri autori. Poi, se riesco, riporto le frasi sue in cui, appunto, c'è anche un suo pensiero, secondo me, filosofico, molto interessante, oppure riporto questa intervista, poi vediamo un po'. Comunque, per quanto riguarda quel Vita spericolata, vi consiglio in assoluto la versione della Live a San Siro 2003, con un'introduzione al pianoforte straordinaria, di Alberto Rocchetti, detto Il lupo mare in mano. E diciamo che se io riesco, appunto, interpreterò questa versione del pezzo, tra i 3-4 pezzi forse interpreterò, perché è veramente probabilmente la versione più bella. Comunque forse la metto stesso io nel link in descrizione se vi interessa. Poi sì, vabbè, ci sono veramente tanti live di tutte queste canzoni che ho citato, veramente bellissime, quindi se vi interessa dite un po' voi. Comunque lui è di Zocca, questa città bolognese, nato a Zocca il 7 febbraio 52, quindi again happy birthday Vasco. Poi l'anno scorso a Modena, cioè no l'anno scorso, scusate, eh, 5 anni fa, a luglio, il 1° luglio 2017 a Modena fu organizzato un concerto, appunto, un suo concerto, il Concerto Modena Park, infatti si chiama, con un grande conduttore italiano, Paolo Bonolis. Comunque, questo concerto, se non ricordo male, è stato il concerto con più spettatori in assoluto di tutta la storia della musica, non vorrei esagerare, ma appunto se non erro è così, o comunque se non è così, detiene comunque un record, forse in Italia, non mi ricordo esattamente, però poiché non mi ricordo bene, ve lo scrivo in descrizione, però di sicuro detiene questo record assoluto, mai registrato da alcun cantante o gruppo. Però appunto vi scrivo meglio in descrizione effettivamente qual è il record, però dovrebbe essere una di queste due cose che ho detto poc'anzi. Quindi sicuramente Vasco Rossi è uno dei cantanti più importanti, io direi proprio non solo della storia della musica italiana, ma proprio in assoluto, secondo me, se mi permettete, di tutta la storia della musica e delle canzoni, diciamo. Un'importanza capitale ha avuto e l'ha ancora, visto che è ancora a fare concerti in tour, eccetera, e ancora a scrivere canzoni. Sì, un artista fenomenale che dovrebbero conoscere un po' tutti, almeno qualche sua canzone. È certamente una personalità, direi addirittura, non solo un musicista, ma una personalità che è veramente influente al di là della vita privata e dei suoi fatti negativi, che comunque voglio dire, tante personalità hanno avuto una vita non proprio semplice, complicata, ma poi io credo che a un certo punto bisogna separare la vita privata dalla vita pubblica, comunque dipende, perché in certi casi, in certe personalità, le due cose vanno di pari passo, in altre bisogna separarle, secondo me, anche in questo caso, però non proprio perché da un lato vanno di pari passo le due cose, la sua vita privata e la vita pubblica, però comunque in finale quello che volevo dire è che è una delle grandi glorie qui in Italia e che certamente rende gloriosa la nostra, insomma l'Italia, la nostra storia, direi, mezz'ardo a dire, ma per me è così. Non so se qualcuno la vede così, di voi, qualcuno di voi la vede anche lui. Poi è vero sempre il discorso che faccio sul fatto che io non ho cantanti preferiti, perché il genere canzone in realtà non è il mio genere preferito, ma appunto
il genere composizione e musica strumentale, però in questo caso devo dire che mi piacciono diverse canzoni di Vasco Rossi e quindi potrei dire che appunto è comunque una sorta, diciamo, di mio cantante preferito. Poi del resto lui canta proprio cose dell'anima, cose vicino a quelle che provo anch'io, c'è una certa sofferenza, per questo poi molte persone lo sentono molto vicino perché canta dei temi difficili, anche di chi sta male, la depressione, insomma, una vita che ha avuto una vita molto sofferta. In questo caso, appunto, per questo probabilmente anch'io lo sento molto vicino a me perché sono canzoni che mi toccano l'animo, il cuore e appunto la mente. Quindi questo sì, comunque lui, come ho detto, di fatto è certamente una proprio delle mie personalità preferite, non solo cantante, credo. Proprio personalità come all'interno di tutte le personalità culturali che ho conosciuto tra virgolette, nel senso che appunto o che ho letto di queste personalità, cose che ho letto di loro, oppure le ho studiate e così via. Ho scoperto musica, eccetera, eccetera. Per cui, have a great day, a domani!